Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio lunedì 27 ottobre del 2025, buona settimana, mattino Milan particolare perché è praticamente già vigilia di Atalanta-Milan di domani. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati Simo, hai detto bene perché domani inizia la nona giornata di Serie A e la apriamo noi a Bergamo, quindi direi, visto che vi abbiamo tenuto compagnia nel weekend tra editoriale, stanza dei bottoni e post partita, vi terremo compagnia tutt'oggi con le parole di Allegri, lunch, talk e tutti gli appuntamenti. Domani giorno partita, quindi like obbligatorio, pollice all'insù cliccato, iscrizione pure perché tanti di voi non sono iscritti, il commento qua sotto dicendoci la vostra sul momento del Milan e l'abbonamento se vi va come sempre per mandarci avanti anche economicamente a 2,99 al mese. Grazie di cuore davvero ragazzi a tutti coloro che sono stati con noi nel weekend. Un mix di cose nel mattino Milan di quest'oggi, insomma, ci avviciniamo alla partita di domani con vabbè, un pareggio sulla schiena, lo sappiamo, insomma, che non è stato sicuramente il miglior Milan della stagione, anzi forse se avete già visto magari la stanza dei bottoni, vi sareste anche resi conto che in effetti qualche errorino di troppo c'è stato, o meglio, come ha detto giustamente il mister, qualche refuso del passato che ogni tanto torna a galla. Insomma, è anche normale a ottobre ancora essere figli di 2 anni di gestione non particolarmente corretta dal punto di vista del campo. Ma a proposito di gestione non particolarmente corretta, degli ultimi 2 anni, al primo pareggino abbiamo assistito nel weekend a qualche voce di troppo. Io mi domando, ma è mai possibile che al primo mezzo risultato contro si torni a parlare di questioni che riguardano l'allenatore, i dirigenti del Milan, che uno è stupito dalle dichiarazioni dell'altro e l'altro non capisce perché l'altro dica qualcosa, eccetera, eccetera. Ora, mi auguro fortissimamente che siano speculazioni giornalistiche, ma siccome sono cose, situazioni che abbiamo vissuto sulla nostra pelle negli ultimi 2 anni, un po' di timore c'è. E quindi la speranza, e ti ripasso la linea, tra virgolette, Henry, è che non dobbiamo assistere a questi balletti abbastanza tristi ogni santa volta che il Milan non fa 3 punti, perché altrimenti non si finisce la stagione, ogni volta è così. Ma Il guarda, campo, Simo, il Milan. ecco, a me onestamente, cioè io quando ho letto, come tanti di voi avranno letto, insomma, di un Furlani che non avevo comunque dei piani alti del Milan, sono andato a lapsus automatico parlando solo di Furlani, dei piani alti del Milan Si dice che no, scusa. non hanno, diciamo, troppo digerito qualche parola di troppo di Allegri nel post partita. Ragazzi, 27 ottobre al primo pareggio, diciamo, non in uno scontro diretto, comunque al primo risultato storto, ecco, perché se con la Juve a Torino un pareggio magari può anche arrivare, con il Pisa in casa, no, ecco, però al primo risultato storto è arrivata, diciamo, il richiamo dall'alto di appunto questo non gradimento su voci, vocine, vocette. La mia domanda è: ma perché? E soprattutto, che bisogno c'è? Il Milan è secondo, terzo perché ci sono due squadre a 18 in classifica. Ha fatto 5 vittorie, un pareggio a Torino e un pareggio ok col Pisa. L'anno scorso di questi tempi eravamo più o meno nella situazione della Juventus, ok? Di quest'anno, con degli allenatori che non avevano né troppa esperienza o nessuna esperienza nel nostro campionato. Ora andiamo dicendo da mesi, ormai settimane, che è un bene che si pensi al campo, che è un bene che Allegri abbia chiuso Milanello, che è un bene anche, guarda cosa ti arrivo a dire, che qualcun altro non va troppo a inserirsi e a essere invasivo sul campo, cosa che invece l'anno scorso veniva fatta, e al primo mezzo risultato storto, tac, si ripresenta questa cosa qui.
Perché? Ma basta, tanto lo abbiamo capito, i tifosi lo hanno capito che sono voci, vocine, vocette che arrivano dall'alto. Basta, bisogna avere in testa il Milan, il campo, i risultati sportivi, con tutti i paletti, i parametri, le decisioni che ormai sappiamo, che portano alla costruzione di rose così cosà, che portano alle cessioni di un big a stagione, se non 2 o 3, ma basta col resto. Pensiamo a vincere le partite, pensiamo a far bene in campo. Chi se ne frega se Allegri ha Vabbè. detto una frasetta in più nel post partita dicendo però sai, insomma, non è facile in questa situazione, eccetera. Ma ci mancherebbe altro. C'ha 18 giocatori. Basta. Allora, non lo facciamo tanto per... Credo che ve ne siate accorti negli ultimi 2 anni cosa era successo all'interno del Milan. Se non ve ne siete accorti mi dispiace per voi, vuol dire che veramente non volete vedere. Ok. Se lo facciamo è perché non succeda, tra virgolette, è per mettere davanti alla questione subito, come in realtà hanno fatto anche gli anni precedenti, ma insomma, se non si vuole sentire o vedere è molto semplice, anche in questo caso, se non si vuole sentire o vedere, mi dispiace, tra virgolette, non possiamo fare altro, se non sottolineare che se al primo mezzo passo falso, tra l'altro mezzo, neanche una sconfitta, mezzo passo falso, vengono rimproverate all'allenatore determinate frasi perché lui era d'accordo lui sì era d'accordo in estate a fare la rosa corta, quindi è inutile che si lamenti. Ripeto, mi auguro siano speculazioni giornalistiche, Ma poi sì, ma posso mi aggiungere una auguro. cosa? In un momento in cui c'è una maxi polemica tra Conte, Marotta, Chivul, Napoli, l'Inter, discussioni arbitrali e si stanno infuocando gli animi di quelle due squadre lì. La Roma con Gasperini, giocatori, parole, non parole, accuse, non accuse. L'Atalanta con Gasperini, con Juric, Carnesecchi, anche lì attriti. La Juventus non ne parliamo. Cioè, in un momento storico in cui le altre squadre sono piene di questi dissidi interni, contrasti, polemiche, noi invece, al netto, ripeto, di un mezzo risultato storto, tre quarti storto, tutto storto con il Pisa, perché dobbiamo farci di sti autogol? Ripeto, non serve a niente, quindi non iniziamo, per favore, lasciamo i dissidi interni, le polemiche agli altri, che noi abbiamo già dato. È 2 anni e mezzo che si va avanti con la guerra fredda interna tra tutti. Basta. A proposito, Henry, di formazione corta, la formazione corta in realtà rimane per domani perché al netto del recupero di Loftus-Cheek, gli altri sono esattamente gli stessi di venerdì e quindi andranno in campo praticamente gli stessi, se non che c'è un dubbio, oltre al rientrante Tomori, che insomma ha preso un turno di pausa per rifiatare, a centrocampo sono gli stessi, davanti potrebbe esserci Nkunku al posto di Santiago Jimenez. Anche qui sono state riportate frasi di Allegri con Jimenez invitato a svegliarsi. Insomma, non ci ricerchiamo col lanternino in tutte... Cioè, ok, ecco. A proposito, dovrebbe giocare in Nkunku. C'è la forte possibilità che quindi giochi lui insieme a Rafael Leao. Per il resto Henry. Insomma, la formazione non si sbaglia perché Stupinian non recupera, a destra c'è Salmacher, quindi a sinistra Bartesaghi, tre in mezzo sono quelli lì, perché Loftus recupera, ma non lo vedo dal primo minuto, onestamente. Dietro, tornato Tomori, sono quelli, il portiere è quello, e la formazione è fatta un'altra volta, si allunga di uno la panchina. Sì, si allunga di uno la panchina sperando che Stupinian torni per la Roma, perché sarebbe importante quantomeno averlo per la panchina, nel senso che ti dà un'alternativa in più e non sei costretto a far giocare 90 minuti a tutti sempre. Ecco, quindi è importante per quello, più per il livello in sé di Stupinian che rispetto a Bartesaghi, tra un aspetto e l'altro, tra diciamo, un pro e un contro dell'uno e dell'altro, più o meno siamo lì. Davanti Simo,
ci sta che possa giocare in Nkunku, posto che non è che sia entrato troppo bene contro il Pisa. Il problema è che, cioè, schierare Santiago Jimenez, capisco i movimenti buoni, capisco che si sbatta, capisco tutti questi discorsi, che lo hanno magari anche portato ad avere dei bonus, no? A livello proprio di prestazioni e di giudizio sulle prestazioni, però poi sì, cioè sono 600 minuti e oltre forse, sto ragazzo non segna, è inutile che ci giriamo intorno, è l'unico attaccante di ruolo vero del Milan, poi però vai a vedere il tabellino, Pulisic ha 4-5 gol, Leao ha 3 gol, hai gol Salmacher, hai gol Modric, hai gol Atekame, ok, un po' della domenica, e lui no, e quindi inizia a pesare. Puoi anche concederti il blocco dell'attaccante per un po' se gli altri sopperiscono, no? Puoi anche dire, Mm. vabbè, l'attaccante non sta segnando, ma ci sono altri. Però se dura 2, 3, 4 partite, ok, se ne dura 8, inizia a esserci un problemino, ecco. Lo vediamo già da domani se e come risolveremo il problema dell'attacco. Henry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura, se non che dobbiamo ricordare che alla fine di tutto quello che è il ragionamento di questo weekend, sì, hai perso dei punti, li hai persi anche in maniera un po' pesante, ma alla fine, insomma, non è successo un dramma apocalittico. Con calma. Se riesci a chiudere le parentesi, come ci siamo detti anche ieri sera con il mister, come abbiamo fatto con la Cremonese, si apre la parentesi di sconfitta, la si chiude la giornata dopo, rimane una parentesi. Ti ricordi che hai avuto l'inciampo con la Cremonese, eccetera, eccetera. Uguale, se domani vai a vincere a Bergamo e con la Roma fai un altro buon risultato, è l'inciampo contro il Pisa, che magari ti ha permesso anche di, tra virgolette, migliorare dal punto di vista della mentalità, perché hai capito che se appena molli questa squadra di pilota automatico non vince, e quindi ti torna utile la questione, come è stata la Cremonese per, in quel caso, fare mercato. In questo potrebbe essere utile per avere una mentalità ancora più rafforzata. Ecco. Io sì, no, Domani ci io sono, giochiamo guarda, parecchio. ne parlavo anche stamattina al bar, che fa ridere, cioè che sembrano chiacchiere da bar, ma cioè, Eh. quando mi hanno chiesto, perché ormai ci conoscono i ragazzi del bar, mi hanno chiesto insomma il mio pensiero sul Milan, anche loro, e ho detto guarda, riparto dalle facce, dai volti e dal linguaggio del corpo nel finale di partita per quanto riguarda il Milan. Riparto da lì perché ho visto veramente 11, 15, quanti sono ragazzi molto molto delusi, arrabbiati e rosicanti del pareggio. Ecco, quindi cosa che l'anno scorso non succedeva. Io mi ricordo l'anno scorso perdevi, pareggiavi, sì, qualcuno era un po' più triste, qualcuno era un po' più arrabbiato, ma niente di che. Invece al termine di Milan-Pisa, non so se l'avete notato da casa, l'ho detto anche nel post, ma i giocatori erano veramente Sì. corrosi da questo punto e non tre, quindi ripartiamo da quello sperando che possa portare a 3 punti contro l'Atalanta, perché vincere a Bergamo, presentarsi alla partita con la Roma in qualche modo vicini alla Roma sarebbe molto importante. Eri, grazie. Ci ritroviamo tra poco per Lunch, che arriva praticamente dopo le parole di Allegri, quindi ne commenteremo subito. 16, come al solito. Non c'è la stanza dei bottoni per ovvi motivi, perché c'è stata ieri, quindi se ve la cercate la ritrovate domani, ieri. Grazie e a dopo. Ciao, ciao, a più tardi.